Boat Show è un programma made in Italy, ma siamo in Francia e stiamo per provare una barca americana. Il cantiere è uno dei più famosi al mondo, Sea Ray. Si dice che costruisca i suoi motoscafi e i suoi yacht molto bene. E allora diamo un'occhiata a questo modello, il 400 Sundancer. Lo scafo è lungo 40 piedi, poco più di 12 metri, ed è la barca ideale per una famiglia, ma anche per due coppie. È perfetta persino per chi passa dal motoscafo allo yacht. Il profilo non è mica male. Lo slancio della tuga sul pozzetto di poppa mi piace e la forma delle finestrature è veramente affascinante. A bordo però c'è qualcosa di più importante da notare. Per esempio, il ponte di coperta è tutto su un unico livello, per la massima comodità durante gli spostamenti. Il pagliolo del salone è lavorato in modo da evitare scivolate. Il pozzetto è asimmetrico, così il divano è più grande. Poi il tavolo si può abbassare e si può tenere così un prendisole. Sul lato sinistro c'è una poltroncina, ma potete mettere l'ice maker. Quest'area viene protetta con una tenda che, estendendosi oltre il controspecchio, ripara tutta l'area dal sole. La piattaforma è immergibile, ma è diversa dalle solite, perché incorpora la scaletta bagno. La cucina sulla plancetta poppiera si sta diffondendo sempre più, perché è una buona idea. Voglio farvi notare che ci sono gallocce di ormeggio alte e basse, per pontili e banchine di diversa altezza. Un tempo bisognava adattare le barche americane al mercato del Mediterraneo, aggiungendo i cuscini a prua. Adesso fanno parte del progetto, anzi sono perfettamente integrate a filo della coperta. Voglio farvi notare l'altezza della battagliola, notevole. Se acquistate una barca hardtop, finirete per desiderare una barca aperta per essere più a contatto con l'esterno, ma con queste finestrature e il tettuccio apribile, il 400 Sundancer diventa un open. Ci sono due divani e il panorama si ammira anche da seduti. Volendo potete aggiungere una cuccetta estraibile, anche qui sul ponte principale. Se apriamo la porta di poppa possiamo renderci conto di quanti ospiti possiamo far accomodare dentro e fuori. Il salone è veramente spazioso perché certi elementi tecnici, come il quadro elettrico, hanno trovato una diversa sistemazione. La cucina è compatta, ma c'è tutto e per evitare danni al sofà c'è una piccola protezione. Per ventilare la zona cottura si può aprire il finestrino scorrevole. Sotto coperta ci sono 5 posti letto in 2 cabine e 1 o 2 bagni. Con un solo bagno la cabina armatoriale ha un guardaroba più grande, ma se andate in crociera in 4, meglio avere 2 toilet. A centro scafo c'è una cabina per una coppia con figlio. 2 cuccette si possono unire e al posto del terzo letto si può avere una cassettiera. A prua invece c'è la cabina armatoriale, molto ampia e molto alta. Il testaletto è coordinato con le imbottiture laterali e sotto il letto ci sono 2 profondi cassetti. Il divano è illuminato da 4 grandi vetrate polarizzate. Su questo modello, oltre al bagno giorno, comodo e con un grande oblò, c'è anche un bagno dedicato alla coppia armatoriale, che può essere eventualmente sostituito da una grandissima cabina armadio. Mi piace come hanno installato gli impianti, tutti facilmente accessibili. Accanto al posto di pilotaggio c'è un finestrino molto comodo per impartire istruzioni a chi vi sta aiutando mentre state ormeggiando l'imbarcazione, ma è utile anche per rinfrescare la postazione di pilotaggio. Per le manovre non dovete preoccuparvi perché c'è il comando joystick, qualunque tipo di propulsione scegliate, i piedi poppieri oppure la linea d'asse con V-Drive.
In plancia ci sono due grandi schermi e sono perfettamente in asse con il pilota e con il copilota, così ognuno può controllare qualcosa, magari uno verifica i giri dei motori e l'altro i consumi. Questo scafo può essere equipaggiato con diversi motori e propulsioni. Per esempio, potete scegliere motori turbo diesel da 370 a 480 cavalli e piedipoppieri o linea d'asse con V-Drive. Su questo esemplare in prova oggi, per esempio, abbiamo due Cummins da 480 cavalli con propulsione V-Drive. Andiamo a dare un'occhiata in sala macchina. Con il sollevamento dell'intero pozzetto si interviene comodamente su tutti gli impianti. Il gruppo elettrogeno è da 10 kW, così potete avere tutta l'energia che volete, senza limitazioni. Un po' più di 12 metri di lunghezza e un po' più di 4 metri di larghezza e un angolo di carena a poppa di ben 17 gradi, superiore a quello di solito scelto da altri cantieri per imbarcazioni di questa tipologia. La potenza è tanta, 960 cavalli, e infatti entra in planata molto facilmente. Lo scafo entra in planata a circa 12 nodi, senza che la cabrata ostacoli la visuale. Il vento è molto forte oggi. Mi sta alzando il mare che in questo punto ha onde di almeno 70-80 cm di altezza. Proviamo a navigare alle andature di crociera. Ok, ho raggiunto una zona di mare dove le onde sono più alte e qui mi piace assaggiare lo scafo. Se voglio stenderla sull'acqua, devo dare un po' di flap. Stiamo navigando a 22 nodi di velocità e stiamo consumando circa 6 litri per ogni miglio. I motori sono a 2700 giri minuto. Qui il mare è cresciuto ancora. Ci sono delle creste schiumose e sopraonde che sono alte più di 1 metro. Siamo passati a 25 nodi e il consumo è rimasto più o meno invariato. E i motori sono a 3000 giri minuto. Adesso voglio provare come si comporta col mare al traverso. Con una carena così profonda, la tenuta di rotta è molto precisa, però ovviamente è anche più sensibile alle variazioni. Stiamo navigando a 30 nodi, sempre con un consumo di poco superiore ai 6 litri per miglio. 30 nodi con queste onde. Roba da non credere. È ovvio che con mare e vento sul fianco l'imbarcazione ha un po' di rollio, ma è morbida. Ma quello che mi sto chiedendo è se si può navigare a tutta manetta in queste condizioni. Scommetto che volete saperlo. E allora lo proviamo. Guardate che mare! Ma che onde! A tutto gas, siamo arrivati a 3200 giri minuto e la velocità è di 31 nodi. Ma se le condizioni fossero migliori, potrebbe salire almeno ancora di un nodo. Se avete guardato questo test perché state cercando una barca, ma non vi accontentate mai, fermatevi. Questo è un 40 piedi, ma ha tutto ciò che serve per divertirsi, per soggiornare piacevolmente a bordo e per navigare in sicurezza anche quando le condizioni non sono facili. E poi è un Sea Ray.